Ciao a tutti! In questo video parleremo di alcune azioni fondamentali per proteggere le nostre amate piante di peperoncino dal caldo eccessivo dell'estate. Questo è particolarmente importante se abitate nelle regioni del centro e sud d'Italia, dove le temperature purtroppo possono facilmente superare i 40 gradi. Infatti, temperature troppo alte sopra i 30-35 gradi centigradi, specialmente se abbinate a bassa umidità e siccità, possono causare la caduta dei fiori e dei piccoli frutti. Il polline infatti può perdere vitalità riducendo l'allegagione. Per la crescita ideale delle piante di peperoncino e una buona produzione, la temperatura dovrebbe stare tra i 20 e i 30 gradi centigradi. L'importante è garantire un ambiente caldo e stabile, evitando sbalzi termici e temperature estreme, sia troppo basse che troppo alte. Quindi proteggere le piante è cruciale e ora vedremo come farlo. Innanzitutto, consideriamo le piante coltivate in vaso. Sebbene alcuni accorgimenti possono essere utili anche per le piante coltivate in orto, che sono naturalmente più protette grazie all'enorme quantitativo di terra intorno alle radici che le mantiene fresche, le piante in vaso sono molto più vulnerabili. Le radici si ritrovano in un contenitore più piccolo, spesso di plastica, che tende a surriscaldarsi enormemente. Il nostro obiettivo principale è quindi proteggere le radici dal calore. Dunque, la prima cosa da fare è sollevare il vaso da terra, perché spesso i vasi sono adagiati sui terrazzi o nei cortili, ma sopra delle mattonelle o delle piastrelle. E queste superfici sono come dei fornelli sotto il sole cocente. Avete mai provato a camminare a piedi nudi sopra una terrazza in pieno giorno? È praticamente impossibile senza scottarsi. A mio parere, il materiale più efficace ed ecologico per isolare il vaso dal basso è il legno. Potete acquistarlo ovunque nei negozi di hobbistica fai da te e prendetene quante ne avete bisogno, 1, 2, 3 tavole, spesse un paio di centimetri. Eventualmente, se lo ritenete necessario, le potete ritagliare, altrimenti le lasciate così come sono, ci adagiate sopra i vasi e voilà. Eventualmente si potrebbe anche utilizzare del polistirolo, che è molto efficace, ma essendo anche molto meno ecologico, è meglio evitarlo. Ora dobbiamo proteggere i lati del vaso e anche in questo caso il legno è un ottimo alleato. Sarà sufficiente appoggiare la lastra di legno al vaso, ma se volete avere la certezza che il vento non ve la faccia cadere, potete fissarla con delle viti alla lastra sottostante. Logicamente va fissata strategicamente là dove il sole picchia maggiormente. Se i vasi sono esposti a sud, posizionate la tavola a sud. Naturalmente potete mettere una piccola lastra a est e una a ovest così da proteggere anche i lati. Adesso ci tocca proteggere la parte superiore del vaso, e cioè il terriccio. Con il caldo l'acqua tenderà ad evaporare molto velocemente. Per evitare di dover continuare ad innaffiare magari la mattina e la sera perché il terriccio si secca velocemente, dobbiamo utilizzare una pacciamatura. Per questo esistono diversi materiali. Molti usano la corteccia, io stesso la utilizzo, sono molto contento, ma quando è veramente caldo evito la corteccia, perché essendo un materiale organico tenderà a decomporsi e la decomposizione della corteccia andrà ad attivare i microrganismi nel terriccio che a loro volta aumenteranno la temperatura. Cerchiamo quindi una pacciamatura che non si deteriori, per esempio dell'argilla espansa, un bello strato di qualche centimetro e siamo a posto. Passiamo ora alla fertilizzazione. Se finora avete seguito i miei consigli utilizzando fertilizzanti organici, siete stati bravissimi. Ma in questa situazione, con il caldo estremo, il mio suggerimento è quello di utilizzare minerali di sintesi. E vi starete chiedendo, ma come? Ci hai sempre detto di non utilizzare i minerali di sintesi e adesso ci dici di usarli? La ragione è questa.
I concimi organici nutrono principalmente i microrganismi nel terreno, aumentando la loro attività e di conseguenza aumentando la temperatura all'interno del vaso. I concimi minerali di sintesi, invece, usati con le dovute precauzioni sui dosaggi per evitare di inquinare, forniscono nutrienti direttamente alla pianta, bypassando i microrganismi e lasciandoli così, per dire, a riposo. Questo riduce lo stress termico per le radici, lasciandole più fresche. Ma adesso vediamo un sistema per evitare il passaggio precedente, così da evitare l'utilizzo del concime minerale o perlomeno ridurne il quantitativo. Consideriamo le foglie. Le foglie non servono solo per la fotosintesi, ma anche per respirare e idratarsi. Con il caldo intenso le piante possono avere difficoltà ad assorbire acqua sufficiente dal terreno, perché quella poca che riescono a prendere evapora subito. Quindi vaporizzare dell'acqua sulle foglie la sera, quando il sole è calato, aiuterà le piante a ricevere quell'idratazione extra di cui hanno bisogno e in più contribuirà a rinfrescare tutta quanta la pianta. E nell'acqua che andremo a spruzzare sulle foglie possiamo aggiungere del concime organico, così da bypassare i microrganismi nel terreno ed evitare l'innalzamento delle temperature nel vaso. Inoltre nell'acqua possiamo anche aggiungerci dell'estratto di equiseto che con il suo acido silicico aiuterà a rinforzare le piante. Una buona abitudine. Il passo successivo è quello di abbassare la temperatura della parte aerea della pianta. Dobbiamo proteggerla dalla luce diretta e dalle alte temperature che questa porta, specialmente nelle ore più calde. L'ideale è utilizzare un telo ombreggiante. Posizionate il telo in modo da ombreggiare la pianta nelle ore più calde, diciamo dalle 11 alle 15-16 del pomeriggio. In questo modo le piante riceveranno comunque luce solare diretta al mattino e alla sera, ma nelle ore centrali questa luce sarà schermata. Le piante stressate dal caldo possono diventare più vulnerabili ad attacchi di parassiti, come afidi, acari, tripidi, e allo sviluppo di malattie fungine. È fondamentale monitorare le piante quotidianamente per individuare precocemente eventuali attacchi di parassiti o malattie. Controllate quotidianamente la parte superiore, ma specialmente la parte inferiore delle foglie. Ai primi segnali agite prontamente. Se notate delle uova sotto le foglie, levatele con le mani. Stessa cosa se notate degli afidi. Se iniziano ad essercene troppi, però, forse è meglio utilizzare l'olio di neem, il sapone di Marsiglia. Soluzioni naturali che possono aiutare all'inizio. Per questo è importante monitorare quotidianamente. In ambienti chiusi o semichiusi come terrazze, balconi e quant'altro, è buona cosa assicurare areazione tra i vasi, quindi lasciateli abbastanza distanti uno dall'altro. Deve circolare aria. Vedrete che con l'applicazione di queste tecniche le vostre piante di peperoncino staranno sicuramente meglio. Noterete una minore cascola dei fiori e di conseguenza sarete molto più soddisfatti del vostro raccolto. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!